Buongiorno amici del canale, sono in camera di Leonardo e Michelangelo, perché Michelangelo per un po' sarà ospite di Leonardo per stare insieme. E è arrivato il momento di fare uno spazio tutto loro, di creare uno spazio tutto loro. Vogliono avere una cameretta indipendente, quindi questa passerà ad essere una camera di accumulo di giochi, armadi, casino, farò da stiro, asse da stiro. La camera del casino ad essere una bella camera accogliente. Non posso però lasciare in una bella cameretta per due bambini che stanno crescendo, di 5 anni, 2 anni, un colore così. È molto classico, stucco veneziano, un pochettino lucidino, anzi lucidissimo, molto liscio, non aggrappante, e sapete che questa è una delle pareti più ostiche che voi possiate trovare in una casa. Bellissima, dura tantissimo tempo, la polvere vola via, quindi non è una parete difficile da mantenere pulita. Il problema è che si usa un pochino di meno in questo momento, lo stucco veneziano sta un pochino passando di moda e non piace più questo effetto sulle pareti. Se voi però chiedete a un decoratore di venire in casa vostra e colorarvi semplicemente una parete come questa, la storia cambia, non è una parete normale. Vi dirà sicuramente che ci sarà da carteggiare e quindi dovrete fare polvere in casa, e la polvere di levigatura dello stucco veneziano è tremenda, si infila dappertutto. Uno. Seconda cosa, metterà un primer, un fondo, perché altrimenti non si prenderà la briga di mettere un colore che magari non aggrappa. Quindi si carteggia, si toglie la polvere, si passa un primer e poi ci vorranno almeno 2 o 3 mani di una comune vernice per muro. Ecco, tutto questo trigo con Magic Wall voi ve lo risparmiate, e vi do la prova facendovi vedere in un tutorial come copro con 2 mani di vernice pura, 2 mani di Julia's Grey, uno dei grigi più belli che Magic Paint abbia mai creato. Guardate bene però, in tutti i beni particolari, che cosa faccio io, come uso la pennellessa, come stendo la pittura, con quali tempistiche, perché è importante. Un'altra cosa, fidatevi. Se qualcuno vi dice che Magic Wall non funziona, o credete a quel metodo, come si è sempre fatto, oppure siete pronti ad evolvervi, ad andare avanti, a credere in prodotti nuovi, e usate Magic Wall, ma come vi insegno io, non come ve lo dice un decoratore che magari usa altri prodotti ottimi ma diversi da Magic Wall. Qua non servono fondi e non dovete mettere nessun fondo di altre aziende, è importante, altrimenti la parete non respira più e si formano delle bolle. Partiamo? La prima cosa da fare è valutare bene quanti vostri muri siano puliti o sporchi. Non prendetemi per pazza, e non voglio dire che casa vostra è sporca, no, ma ci sono degli stucchi veneziani in cucina o degli stucchi veneziani in camera da letto. È ovvio che uno stucco veneziano in cucina abbia comunque assorbito la grassezza di una cottura, di una frittura, e quindi va trattata la parete. Come si tratta? Semplicemente lavandola. Quindi si va a togliere la polvere, che magari è un pochino depositata, e magari untuosità che si può essere depositata sulla parete nel tempo. Come si fa? Sempre il classico ABA, acqua calda, bicarbonato e ammoniaca. Si lava con un panettino come questo. Guardate quanto è lucido sto muro. Si lava per bene, adesso io l'ho già fatto ed è già anche asciutta, l'ho fatto ieri perché altrimenti sarebbe diventato troppo lungo questo tutorial. Però sì, la prima cosa da valutare è la parete in cucina è un po' unta. Prima detergo le pareti, mi assicuro che siano a posto e le lavo, ovviamente sciacquo. Seconda cosa che dovete valutare è la base della vostra parete. Se voi avete steso uno stucco veneziano, il decoratore vi ha steso uno stucco veneziano che ha lasciato al tatto, diciamo, qualche segno, che non è un difetto, parliamoci chiaramente, è la peculiarità dello stucco veneziano, vi consiglio di non eliminarla facendo di nuovo rasare le pareti da qualcuno. Utilizzate il metodo che oggi vi insegno, utilizzate la nostra pennellessa, il nostro merlino, e utilizzate questo tipo di pennellata che io chiamo raffazzonata, disomogenea. Vi aiuterà ad avere una bellissima stesura uniforme, omogenea, liscia, satinata, semimoderna o contemporanea, ma ciò che avete sotto
dello stucco veneziano vi aiuterà ad avere questa velatura disomogenea, molto molto bella, con la finitura lavabile di Magic Wall. Quindi rilassatevi, perché è talmente facile coprire lo stucco veneziano che con 2 o 3 accorgimenti in poche ore rifate la camera. Non avrete polvere e non avrete tutti i costi e i materiali che servirebbero con altri metodi. La prima cosa da fare è mettere Magic Wall in un secchio e scaraffare tantissimo, ok? Più scaraffate, più vi assicurate che è completamente omogenea, miscelata bene, i componenti, gli aggrappanti, le finiture sono miscelate e si attaccherà benissimo. Quindi non abbiate paura, scaraffate tanto, lo farebbe qualsiasi professionista. Dopo aver scaraffato abbastanza siete voi a decidere quanto è, ma vedete la pittura completamente miscelata e non vedete più nessun tipo di alone all'interno, si procede. Se dovete fare una stanza molto grande, io vi consiglio di organizzarvi con la vaschetta e la ghiera per scolare, perché se sono molti metri quadri fate meno fatica. Se invece dovete fare solo una parete o solo magari una nicchia, vi conviene prendere il barattolo da 7,50 e dopo aver girato bene potete utilizzare il nostro Merlino, un pennello intelligentissimo perché entra perfettamente nel barattolo da 7,50, così non sporcate e non fate nessun tipo di ingombro in casa. Carico bene il pennello, scolo sui lati della mia retina quanto mi occorre e parto a colorare. La prima mano sarà un aggrappaggio, una velatura, una prima coprenza. La seconda mano farà sì che la parete sia un velluto completamente omogeneo. Fidatevi di me. Questa è la pennellata che voi dovete utilizzare se avete una parete non liscia, perfetta, non omogenea. Questa è la pennellata perfetta per avere una buona stesura, una buona coprenza, ma soprattutto per avere degli effetti morbidi, eleganti e di coprenza. Su un muro come questo, la pittura, come vedete, aggrappa, ma lascia delle striature. Perché? Semplicemente perché è lucida. Se fosse stata grezza non succedeva. Non è un problema, come vi dicevo, con la seconda mano di Wall pura si copriranno perfettamente. Ma non dovete avere la foga di ripassarci subito sopra. Perché? Perché Magic Wall asciuga in frettissima. Quando la sedete pura asciuga in fretta, soprattutto quando fa molto caldo. Quindi se ora col pennello andate a ripassare, togliete. Andate a scavare in alcuni punti, vedete? Quindi invece di coprire immediatamente, togliete. Fidatevi di me, fate asciugare e poi facciamo la seconda mano insieme. Guardate quanto ha già coperto la prima mano. Bene sì, perché quando stendete non capite veramente quanto sta coprendo, ve ne rendete conto solamente col passare del tempo, quando asciuga, tira, si livella e guardate cosa succede, una meraviglia. Ovviamente si vedono ancora degli aloni qua, parecchi aloni su tutta la superficie, ma questo perché è normale, una prima mano pura su stucco veneziano, quasi una magia. Se io passo la mano, ovviamente rimane attaccata, non viene via ovviamente, anche se so che qualcuno vi dirà non ti fidare, si scolla, ma non si scolla nulla, dovete fidarvi. Un'altra cosa, è comunque lavabile, traspira, anche se lavabile, esattamente come traspirava prima il muro con lo stucco veneziano. È lavabile, quindi diciamo che se cadono degli schizzi di acqua o altro, idrorepellente, profuma tantissimo, quindi oltre che non colare, non gocciolare, vi lascio la stanza assolutamente profumata e con la seconda mano sempre pura
non andrò neanche a fare una seconda mano totale in questo caso, perché ora che la vedo passerò sì in parecchi punti, ma non proprio dappertutto. Ci sono alcuni punti in cui è abbastanza perfetta e io sorvolo. Per questo vi consiglio di stendere spesso le vernici pure e non diluite, perché il ritocco su una vernice pura è facile da fare, giri, passi e via. Se invece avete diluito, il ritocco non sarà mai perfetto. Se volete risparmiare, usate la vernice pura. Partiamo con la seconda mano. Carico bene il pennello, scarico bene i lati e parto. È un velluto. Ovviamente la seconda mano verrà meno della prima, per questo motivo risparmiate, perché i ritocchi fatti con vernice pura su una prima mano sono veramente una finitura. Ecco la seconda mano in questo punto, dove forse per scomodità ho passato una mano un po' approssimativa, magari anche un po' calcando, e infatti avevo lasciato più segni, ma guardate con la seconda passata cosa ottengo. Cioè è un sogno. La seconda passata è completamente definitiva, toglie qualsiasi segno, tutto toglie. Eccezionale. È arrivato il momento di decorare. Aspettavo la perla di saggezza perché, sono sincera, Leonardo viene in camera e mi dice ma io voglio le righe blu, io lo voglio a tema pompieri, poi no, poi cambia idea, lo vuole a tema mare, e poi torna e dice no, io voglio Spider-Man. E allora io sono un pochettino in crisi e mi sono affidata completamente a Luca che mi ha detto andiamo a fare un paesaggio stilizzato in questa nicchia. Così lo freghiamo, esatto, e può essere tutto. Esatto. E daremo anche uno scopo funzionale perché andremo a creare un metro, così quando Leonardo crescerà e di conseguenza anche Miki ci sarà la data delle varie altezze ed è una cosa carina che rimarrà lì fino a quando ovviamente poi non verrà tutto sostituito con i poster, perché purtroppo o per fortuna tutti i bimbi Ma sai che ci sono delle case molto vecchie che hanno addirittura questa cosa di scritte sulle porte? Sì, a voglia, sì, una cosa bellissima. Diciamo che in futuro potrei anche essere così attenta a colorare il resto e non questa parete, perché sono ricordi indelebili. È un bel ricordo, sì. Quindi io ho adorato quest'idea di sì, movimentare un attimino le pareti giocando con dei colori chiaroscuri sempre sui toni del grigio, sì. Ma questa idea di fare una, diciamo, misura bimbo è bellissimo, proprio bello, 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 bello. Quindi partiamo. Sì. Allora, lui metterà il nastro carta perché è particolarmente bravo a farlo. Io non molto, non sono precisa, lo sapete, ma utilizzerà un nastro apposito che si chiama Leutac. È un nastro che ha un po' meno colla del classico nastro. Non usate quelli da edilizia perché sono troppo strong per il nostro uso. Quindi metterà un nastro un pochino più delicato in modo che non si porti via la pittura sottostante nel momento in cui stacchiamo. Ricordate sempre che i trucchi sono: togliete il nastro quando la pittura che avete appena steso è ancora umida, mai quando la pittura è asciuttissima. Primo. Seconda cosa, magari non lasciatelo troppo tempo, non aspettate 2 o 3 giorni, soprattutto quando fa così caldo, che succede che gli sbalzi di temperatura fanno subire appunto dei cambiamenti anche alla colla, quindi se fa tanto caldo si scioglie, poi si rapprende e tira via tutto. Quindi la colla sui muri non va bene, quindi usiamo un nastro apposito. Mentre lui fa il disegno sulla parete e crea queste montagne, noi parliamo di come creare questi colori, perché utilizzeremo un po' di bianco, un qualsiasi bianco che volete, in questo caso io ho il clear sand aperto, un colore leggermente più grigio, ma sto sempre su queste tonalità molto, molto leggere, il mio London Fumé. Ricordate che ci sono anche campioni piccoli, 125, quindi se non volete sprecare ovviamente soldi, non vi serve una latta grande, vi comprate il barattolo piccolo, sono perfetti per fare delle bordure alla porta, dei bicolore o dei disegni sulle pareti.
È importante usare sempre Magic Wall su Magic Wall per decorare. È importante perché comunque è la stessa soluzione, è la stessa resina, è la stessa idrorepellenza, perché comunque qui andremo a colorare una buona parte di muro per esempio, quindi è giusto che sia anche qui lavabile come è lavabile la wall in tutte le pareti. Ovviamente ci sono i bambini in questa stanza, quindi magari può essere che si mettano a colorare qualche cosa carta, tipo un pennarello, lo mettiamo in conto, è normale, ma ve lo consiglio moltissimo anche in corridoi, cucine o comunque posti in cui c'è bisogno di fare magari un po' più di manutenzione rispetto magari a un salotto. Luca, come sei? Bellissima, bravo. Allora, nel momento in cui lui ha finito, andiamo a passare prima lo stesso colore che ho usato sulle pareti, quindi Julia's Grey, perché è il metodo perfetto per fare le righe dritte. Lo sapete, abbiamo già fatto anche il portico insieme, vi ho già spiegato molte volte, anche nei tutorial Magic Paint, che per fare una riga precisissima, drittissima, bisogna prendere lo stesso colore di base, passarlo sul nastro carta e poi quando è asciutto passare il secondo colore, quello di cui vorremmo fare le montagne. Ho questi 2 bicchieri di plastica, ci metto un po' di Julia's Grey e poi in uno metto un po' di London Fumé e in uno metto un po' di Clear Sand, creando 2 colori differenti, ma sempre in scala di grigio Julia's Grey. Giro un po', mettiamo un goccino di Julia's Grey qua, ho preso un cucchiaio, almeno sono precisa e non spreco pittura. Un goccino di Julia's Grey di qua. E ora un po' schiarisco e un po' scurisco. Metto qui un po' di Clear Sand, ancora un po', giriamo e vediamo come viene. Bellissimo, un grigio molto delicato, un pelino più chiaro del Julia's Grey. Ed ecco qua, un Julia's Grey leggermente schiarito. Adesso creiamo quello più scuro, un goccino di London Fumé, ecco qui, voglio essere sicura di farlo proprio come ce l'ho nella testa, quindi aggiungo piano piano un po' di colore, ancora un po', giro 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 giro, giro 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 e voilà. Vediamo come sono i 3 colori a confronto. Uno, il più chiaro, 2, sempre con il dito, e 3, giro e l'ultimo dito. Perfetto. Io ho già fatto una montagna perché volevo vedere se mi piaceva. Leonardo e Michelangelo sono molto esigenti. E secondo perché volevo vedere come asciugava il colore, com'era il colore, se mi piaceva veramente fino in fondo. Ma vi devo dire tutto quello che bisogna o non bisogna fare quando si fanno sovrapposizioni con il nastro carta, come in questo caso. Quindi attenzione. Perché non sono partita dalla montagna più grande dietro? Voi direte, più facile, fai una montagnona, poi metti gli scotch delle montagne davanti e ci metti di meno, sono meno passaggi con nastro carta. No, non mi piace, perché? Perché con la sovrapposizione del nastro carta qui avremmo visto comunque la riga dello spessore della vernice, ok? Quindi se volete fare un lavoro bello, 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 preciso, bisogna fare purtroppo una montagna per volta. Ora bisogna essere attenti e mettiamo il nastro carta, oltre che nella forma della montagna, anche sopra il bordo di questa montagna. Questo è uno dei motivi per cui io l'ho fatta prima, perché volevo essere sicura che fosse ben asciutta. Quindi mi raccomando, prima di fare la seconda montagna e sovrapporre il nastro carta deve essere asciuttissima la prima montagna. Vai. Vado. Luca ha il metro nelle mani. Perfetto. Diciamo che siamo più tranquilli perché sapendo che la vernice della prima montagna è ben asciutta non rischiamo che si stacchi nulla. Bellissimo. Mi piacciono molto queste fantasie geometriche. Anche a me. E l'ultimo pezzettino, quello che copre la prima montagna grigia. Qua ecco Luca deve essere precisissimo, perché altrimenti anche solo 1 millimetro si vedrebbe nella diversità.
ma lui è preciso, quindi. E voilà! Ricordate sempre, primo trucco importantissimo, si passa sul nastro carta lo stesso colore del muro. Quindi la prima passata la faccio di Julia's Grey sul bordino del nastro carta. Questo passaggio mi assicurerà di non avere sbavature sotto il nastro carta. È l'unico metodo infallibile che esista per fare delle belle righe diritte. Quindi ricordate sempre, sia che facciate delle righe o dei disegni, delle geometrie su delle pareti, sempre prima una passatina sullo scotch del colore che abbiamo usato alla base. Ora passo il phon su questa base e poi subito il nuovo colore. Vediamo come è venuta la seconda montagna. Mamma mia, che precisione! Bellissima! Una? Grazie. Bella, 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 bella. Ora bisogna far asciugare benissimo, sì, perché il nastro carta questa volta va appiccicato qui, va appiccicato qui e bisogna fare la super montagnona dietro. Sì. Quindi bisogna far asciugare bene, 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 bene. Buono. Qui ho voluto complicare un po' la vita a Luca, perché lui me ne basta solo fare una piccola montagnolina qua, ma io voglio una super montagnona. E quindi partiamo da qua, facciamo così e andiamo da dietro. Quindi il nastro carta da mettere è su questo lato, su questo lato e su quel lato. Un po' più complicato. Ma a noi piacciono le sfide ardue, vero? Sì. Non mi sembri molto convinto. Allora, e lì c'è il doppio, sì, c'è anche la punta, quindi devi essere veramente, veramente super, super, super precisissimo. Sì. Solo tu potevi realizzare questo progetto, Luca, con me. Perché ci piace. Ci piace. Ci piace. Bravissimo. Già 2 lati sono fatti. Ok. Io amo far vedere queste cose perché almeno loro capiscono quanto poi è semplice in realtà, perché noi non abbiamo usato nulla. Ci vuole solo un po' di caldo e sangue freddo. Anche qua Julia's Grey di base. E vediamo se Luca è stato preciso. Lo scopriremo solo quando toglieremo il nastro. E a noi con la terza montagna. È arrivata l'ora della verità, vediamo. Sarei stato preciso? Come mi piace questa tonalità delicatissima, bella, 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 bella. Sì. Si vedranno molto però eventuali errori con la base scura, speriamo che non ci siano. Ma che precisione! Voilà. Eccezionale, bravissimo. Bravissimi.
Ovviamente è un gioco ottico, quindi Certo. bisogna mettersi anche in prospettiva e capire se ci piace. A me piace. È arrivato il momento di decorare con il metro misura bimbo. E l'idea mi è piaciuta, sapete perché? Perché io lì sotto ho una brutta presa esterna, perfetta per questo palazzone. E quindi noi prenderemo come base proprio la presa da cui salirà il nostro palazzone, che sarà il nostro metro. Luca ha già il nostro carta in mano e misureremo. Basterà partire dall'angolo della presa e andarla a puntare fino all'altezza definitiva, per entrambi i lati. Molto semplice, guardate. Da dove parti per misurare? Partiamo da qua, abbiamo preso la nostra misura in base alla sporgenza della presa di sotto e creiamo il lato destro del nostro palazzone. Quanti centimetri sono? Andremo a 150 cm, sì. 150 cm totale di metro. Perfetto. Grazie. Vedete com'è semplice? Tac. E si ferma all'angolo della scatolina in questo caso. Se voi non avete la scatolina, nessun problema, fate un segnale alla fine, tirate il nastro e basta. Perfetto. Uno. Voilà. Anche qui dovrò passare prima una mano di Julia's Grey alla base per fare la riga dritta e poi il colore del palazzone. Il palazzone lo faccio dando un fumè in purezza, ma lo renderemo simpaticissimo. Luca mi ha messo questi due pezzettini di nastro carta su tutta la superficie perché sarà la lunghezza principale del nostro metro. Di nuovo l'onno fumé puro perché la base è l'onno fumé puro e faccio solo la base. Questo solo perché voglio sempre essere sicura di non sbavare. Che un metro non preciso non mi piacerebbe. Che colore la faccio? Clear sand. Perché è bello che sia bello preciso Esatto, e nitido. esatto. Quindi facciamo la nostra riga del metro, clear sand. Se fosse necessario qua magari passiamo 2 mani, perché sullo scuro ci possono volere 2 mani. Ed ecco la seconda mano. E voilà. Perfetto. Togliamo il nastro? Sì, Vai. togliamo solo uno. Sì, su uno. Solo uno. Va bene, si vede che tu hai studiato. Sì. Che bella questa riga, nettissima. Sì. Visto che è una cameretta da bambini, non bisogna essere troppo precisi. No. E ora siamo stati molto precisi. Troppo. Ci vuole un tocco che sembri fatto da un bimbo. Sì. Quindi ora con un pennellino, prendo un pennellino a punta piatta, uno di quelli del nostro set di pennellini a punta piatta, faccio prima la riga più lunga per evidenziare quella dei 10 cm. Perché Esatto. Luca è stato così bravo da tenere questo nastro carta dall'altra parte per fare con la matita il segno. In questo modo sono molto più tranquilla adesso. Con un semplice righello faccio le mie righe. Quindi quelle più lunghe le faccio arrivare fin qua, così saranno ben delimitati i 10 cm. Invece quelle piccoline le faccio a mano, tranquillamente, un segnettino. Non capita nulla, è proprio un metro per bambini. Quindi sempre col clear sand parto.
In questo momento di passato di pennellino ne uso solo una. Secondo me è più carino. È più carino perché sembra quasi una pennellata di un bambino, mi piace tantissimo. Sembra quasi una matitona. Quindi a mano libera adesso, piano piano, faccio le tacchettine per i centimetri. Ti piace Luca? Molto. Sembra un disegno appena fatto da un bambino e così deve essere. Esatto. Non vogliamo la Cose precisione. troppo precise, no? Esatto, deve essere una cosa fatta a mano. Quindi se avete paura di usare il pennellino a mano libera, non vi preoccupate, che è veramente facile. E devono essere anche un pochettino disomogenei proprio, come se fossero dei trattini. Mamma, Dimmi, arrivo. È arrivato anche Leo, passava di qui, ha visto che ci stavamo divertendo troppo. Vero Leo? E allora mette anche lui i bellissimi redesign che ho deciso di applicare insieme a Luca in questa parte. Perché secondo noi un progetto fatto con diciamo dei soggetti come questi, che vanno a rendere veramente vivo, quasi realistico, sono perfetti. Sì. Ma è un lavoro a 3 mani. No, a 3 mani. A 6. A 6 mani ma a 3 teste. Luca li applica, Leo li gratta e io supervisiono. Partiamo? Via. Dai. Dai, si mette con molta facilità. Adesso Luca ti fa vedere come si fa. Vai. gratto? Sì. È facile, come se fosse un gioco per un bambino. Questo transfer si chiama Under Construction, è molto carino. Bravissimo. Bravo. Devi andare anche un pochino qua, tutti i punti dove c'è il disegno. Ma se sbaglio? Non si sbaglia, primo è facile, poi se sbagli non importa. Chi sbaglia impara. Aia, mi hai fatto male. Scusami. Bravissimo. Vediamo come sta venendo? Ah, guarda qui. Wow. Bravissimo, tieni. Tutto qua. Sì. Io nel frattempo, con l'aiuto di un pennellino, Anche qua Leo, guarda. Qui, sulla luce. bravo. Bravissimo. Ma mio. Ma certo. Ma io devo mettere la sicurezza. La sicurezza dove? Qua. Ah, Sopra, fino a poi se cade serve la sicurezza. hai ragione, sempre lavorare in sicurezza. Adesso togliamo la plastichina, lo guardiamo. Perché è brutto averlo con la Hai plastichina. ragione, con la plastichina no, bisogna togliere la plastichina ed è bellissimo. Ok? Posso? Guarda come sei bravo. Mettiti così, o così, anche a casa vedono, se no a casa non vedono. Siamo stati proprio bravi qua, sì sì. Bisogna grattare ancora un pelino qua sopra. Sì. Oppala, un po' qua e voilà. Ecco fatto. Bravo, me Bravissimo. ne dai ancora un secondo a me per favore? Freddo. E voilà. Ma mio. Amore, certo che è tuo. Ma poi la sicurezza la mettiamo per ultima. Va bene. Perché La sicurezza sarebbe la cera. Ce lo dici te. La sicurezza è la cera. Certo. è pennellatura. Diamo il pennello a mamma un secondo. Perfetto. Grazie. Eccolo qua. Bravo. Come è venuto bene? Ti piace? Sì. È tanto carino, vero? Mettiamo ancora qualche cosa? Sì. Sì, tutte le cose. Tutte? Va bene tutte. Via. Io, Leo e Luca continuiamo ad attaccare gli stickers sul muro. Sembra di attaccare degli adesivi per un bambino, è la stessa cosa, la stessa enfasi. Bello, eh? Abbiamo quasi finito? Ci siamo quasi. Leonardo è scappato ad aiutare papà perché sta montando il letto. Un letto fichissimo, a 2 piani, sotto un po' matrimoniale, 1,5 piazze. E sopra il letto a castello di Leonardo. E noi vorremmo dare ancora un tocco speciale.
vorrei mettere le stelline con le lune, le nuvolette nella parte più bassa per dare un tocco di, non so, di tenerezza anche a Miki, che dormirà nella parte bassa. E vorrei mettere qualche nuvoletta anche qua, nella parte alta delle montagne. Sì. Ma decidi tu quali, dove e come. Va bene. Questo bellissimo transfer si chiama Sweet Lullaby, è molto molto carino. Dove li metti? Qua. Bellissimo. Allora io gratto. Sì. Con una sola appiccicata abbiamo messo una luna, una nuvoletta e qualche stellina più piccole e più grandi. Quindi ora prenderemo altri soggetti simili e li spargeremo più o meno per l'altezza. Sì. Bellissimo, la nuvolina, la luna e le stelline sopra le montagne. Continuiamo. Sì. Anche questo restyling è finito. Grazie Luca per il tuo aiuto, grazie per avermi aiutato a montare anche il letto, non è una cosa da poco perché era veramente difficile. Leonardo è finitissimo perché ci ha aiutato a decorare la sua stanza e è molto bella adesso. Sono felice anche di aver ultimato con Luca il metro, abbiamo messo tutti i numerini e da grande si potrà misurare crescendo e mettere le varie tacche con la sua sorellina e suo fratellino. Mi raccomando, guardatevi bene i passaggi, soprattutto le miscele di colore, per far sì che con pochissimi soldini si possano creare sfumature come questa in una stanza, perché alla fin fine vedete che rimodernare un unico ambiente costa veramente poco. Il Julia's Grey oltretutto sta molto bene anche con delle finiture molto classiche come quelle che ci sono qui, l'armadio a muro in legno, le finiture delle finestre in legno. Come vedete è un colore contemporaneo ma che si adatta benissimo anche alle finiture antiche. Andiamo a chiamare Leo, così almeno vede le lucine, le stelline e come hai arredato la sua camera. Al prossimo restyling. Ciao! Ciao.